Quando sono stata invitata a venire qui questa sera, a parte la gioia iniziale, la prima cosa che ho pensato è stato: e ora cosa mi metto? Una cosa normale, diciamo. Ci piace che ogni giorno speciale sia accompagnato anche da qualcosa di speciale da indossare. Fosse stata mia madre e mia nonna, non avrebbero avuto dubbi. Il vestito della domenica, quella cosa sacra che si teneva nell'armadio e che rappresentava qualcosa che si metteva soltanto nei giorni unici. In realtà adesso invece i nostri armadi sono pieni di cose, tantissime cose che possiamo indossare, ma in realtà ci dà sempre la sensazione di non avere niente da metterci. E allora compriamo. Per di più siamo anche stimolati, diciamo, da un marketing della moda che ci propina sempre delle nuove cose da desiderare. Ci sembra sempre ci sia qualcosa che dovremmo effettivamente acquistare. Allo stesso tempo la qualità di quello che acquistiamo va via via sempre più diminuendo, anche perché noi non siamo più capaci più di tanto di valorizzare quella qualità e di capire dove sta davvero la qualità. Alla fine ci basta che una cosa che acquistiamo tenerla una stagione nell'armadio, poi insomma va bene, ce ne possiamo anche liberare. Secondo un'indagine della Commissione europea, ogni cittadino europeo consuma mediamente 26 kg di prodotti tessili l'anno. Fate una moltiplicazione per quanti siamo e vi rendete conto che l'impatto è veramente grosso. Ci sono poi anche tanti studi che ci dicono quanto vengono indossati questi capi, come li manuteniamo. Vi voglio fare una sintesi veloce. Consumiamo troppo, ecco, questo è poco ma sicuro. Poi ogni tanto ci facciamo prendere dal desiderio di fare ordine e allora apriamo il nostro armadio e ci liberiamo di tutte quelle cose che o non ci stanno più bene o non rappresentano più il nostro stile o semplicemente ci hanno annoiato. Magari le doniamo a un'amica, ma più spesso le possiamo donare a un'organizzazione benefica. E ci sentiamo anche meglio con noi stessi perché diamo una seconda possibilità a questo abito e magari può essere utile a qualcuno che è meno fortunato di noi. Ecco, quando questo ciclo si chiude, quando effettivamente questo circolo virtuoso riesce a compiersi, è una cosa positiva, però vi voglio dare questa notizia: in tanti casi quei capi che doniamo non hanno questo destino, perché magari ci sembrano messi bene, ma poi magari in realtà devono essere aggiustati, lavati, sistemati, e il valore che potrebbero avere alla fine non vale, ecco, di poter essere rimesso sul mercato. E quindi cosa succede a questi capi? Nella maggioranza dei casi sono rifiuti. Dei 26 kg di cui vi ho parlato prima, di tessuti che vengono prodotti ogni anno, 11 kg finiscono in discarica e sono una quantità enorme. Quando vi dico che finiscono in discarica significa che non vengono riusati, non vengono riciclati, semplicemente vengono inceneriti alla fine. Il tema del riuso è un tema interessante e quando un capo non può essere riusato, la prima cosa che ci viene in mente è che un capo possa essere riciclato. Ma in realtà il riciclo è pieno di ostacoli. Perché? Ad esempio, i nostri abiti non sono progettati per essere riciclati per tanti motivi. Innanzitutto, per poter essere fatto un riciclo decente, un abito dovrebbe essere monofibra, ma la monofibra magari non ci piace tanto perché quel mix di fibre è anche quello poi che gli dà un po' di performance al capo, che quindi ci risulta più interessante. Poi, se un capo è troppo complicato, si compone di troppi pezzi che devono essere smontati, anche lì lo smontaggio alla fine non vale la pena e quindi poi è di nuovo un rifiuto. Oppure magari il capo ha subito dei trattamenti e questi trattamenti poi in fase di riciclo ostacolano appunto il riciclo e quindi non possono essere riciclati. Sono tantissime le motivazioni che ostacolano il riciclo e vi posso anche dire che sono anche tantissime le aziende che stanno lavorando adesso su questo tema, che è il tema del momento. Soprattutto è il tema del momento garantire un riciclo che sia veramente virtuoso, e è virtuoso un riciclo che si può fare da tessuto a tessuto, da abito vecchio a abito nuovo. I tipi di riciclo che prevedono il riciclo meccanico, in cui si fanno dei mix di fibre che poi diventano magari imbottiture o vengono utilizzati in bioedilizia, sono delle esperienze interessantissime, ma non possono essere una soluzione al sovraconsumo che stiamo creando. Abbiamo bisogno che il valore di quel tessuto rimanga intatto. In questa indagine del Textile Exchange vi mostro quali sono le fibre più utilizzate al mondo. Vedete che le fibre sintetiche la fanno un po' da padrone. Ecco, solo lo 0,5% di queste fibre sono riciclate da tessuto a tessuto, come vi stavo dicendo prima. Quindi, come capite bene, le opportunità sono veramente tantissime e c'è anche veramente molto da lavorare. Ma dove finiscono gli abiti che poi alla fine noi non indossiamo?
Quegli abiti finiscono in Africa, in moltissimi casi. L'Africa è diventata un po' la discarica degli abiti usati del mondo, che noi gentili occidentali mandiamo in questi paesi. E qua che fine fanno questi abiti? In parte, diciamo, alimentano delle filiere del second hand locali, con dei mercati locali dove vengono vendute, però in gran parte in realtà questi capi vengono inceneriti. Gli abiti sono dappertutto in Africa, sono sulle spiagge, sono nelle discariche, sono in terra, sul suolo, insomma rappresentano un problema enorme. In Ghana, ad esempio, c'è Cantamanto, che è la discarica di abiti usati più grande al mondo, e dove praticamente ci sono dei commercianti locali che comprano queste balle di stracci per portarli al mercato, non sanno quello che troveranno dentro. Prima abbiamo detto che la qualità dei nostri vestiti sta diminuendo e loro lo sperimentano su se stessi e sperano, quando aprono la balla, di essere fortunati e di trovare quello che può essere utile per fare la giornata, per guadagnarsi la giornata. Non sempre è detto che ci riescano. Ci sono dei paesi africani in cui il problema dei rifiuti tessili è diventato così grave che hanno deciso di chiudere le frontiere all'importazione degli abiti usati, facendosi anche carico dei pesantissimi ricatti poi commerciali che ricevono dai paesi occidentali, che in molti casi hanno bloccato magari l'esportazione dei loro prodotti. Ma la sfida c'è. Tante organizzazioni in Africa adesso stanno lavorando per creare un'economia circolare in Africa, cioè per creare competenze che permettano di prendere questi rifiuti, di fare processi di upcycling, di coinvolgere una comunità creativa che ne rifà qualcosa, e anche un'industria, perché no, che alla fine poi è in grado di riciclare. È possibile? Io vengo da Prato, l'avrete capito dall'accento. A Prato si ricicla da 150 anni, si ricicla la lana da 150 anni, e qui quella magia si fa, cioè da abito usato a abito nuovo. È un'esperienza alla fine straordinaria. Succede grazie a persone come questo signore, grazie a Cenciaioli, che sono persone che nelle mani e negli occhi hanno una grandissima competenza che gli permette di riconoscere al tatto le fibre, e soprattutto queste fibre poi vengono anche selezionate per colore. Di tutta questa esperienza vi parlo anche in un documentario che si chiama Stracci, che ha la regia di Tommaso Santi e che io ho realizzato insieme a lui, e spero che avrete in qualche modo l'occasione di vederlo. Praticamente, come vi dicevo prima, il futuro quindi si compone anche di quelli che sono i comportamenti che noi avremo e di come saremo capaci poi di relazionarsi anche con il nostro armadio. Può sembrare incredibile, è una cosa che coinvolge tutti noi. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. I governi, che devono fare una normativa chiara che praticamente metta dei paletti chiari su quello che si può fare in questi casi e che quindi stabiliscano anche la responsabilità del produttore. I brand, che devono imparare a fare una progettazione del capo perché un capo duri a lungo. E poi noi, che dobbiamo assolutamente far durare più a lungo i nostri capi, scrivere la parola fine sulla vita dei nostri capi il più a lungo possibile, imparare a ripararli, a ripensarli, a ricucirli, rimettiamoci a rammendare. Questa è veramente la vera sfida ed è la cosa più importante. Dobbiamo amare alla fine quello che è nel nostro armadio, dobbiamo riscoprire anche certi valori e, perché no, anche riscoprire il vestito della domenica, e magari può essere anche di buon auguro per farci avere tante giornate speciali. Grazie a tutti.